Ciao a tutti e benvenuti a Passeggio per Bari con noi, così da scoprire come visitarla al meglio in una sola giornata. Siamo arrivati in macchina e abbiamo parcheggiato al parcheggio Battisti, che è in posizione abbastanza centrale, anche se un po' caro, a 1,90 € l'ora e un po' fuori da Bari Vecchia. Uscendo, ci siamo diretti verso Bari Vecchia e a 800 metri dal parcheggio vediamo il Teatro Petruzzelli, inaugurato nel primo Novecento, che qui vediamo da fuori. Arriviamo alla periferia di Bari Vecchia. Ecco Piazza del Ferrarese. Questa è un po' la porta di Bari Vecchia. Infatti qui, fino a un paio di secoli fa, c'era proprio una delle porte cittadine. Dal momento che questa era zona di mercanti, passando nella piazza contigua, arriverete appunto in piazza mercantile. Inoltrandoci all'interno di Bari Vecchia, ma rimanendo sempre verso il mare che continuiamo a costeggiare, arriviamo davanti al fortino di Sant'Antonio, consigliato per la veduta. Questo è un fortino trecentesco che fu ristrutturato ai tempi di Bona Sforza, ma avremo modo di conoscerla più avanti. Per ora andiamo oltre. Addentriamoci nelle caratteristiche vie di Bari Vecchia e arriviamo davanti alla Basilica di San Nicola, una delle maggiori attrazioni della città. Questa basilica fu costruita tra XI e XII secolo appositamente per ospitare le reliquie di San Nicola, che furono trafugate dalla lontana Licia da alcuni marinai baresi. Se entrate, il vostro sguardo si poserà sul cielo, cioè sul soffitto, intagliato e dorato, con dipinti, opera del XVII secolo. In fondo, molto poco pubblicizzata e nascosta dall'altare maggiore, vi è il monumento funebre della regina di Polonia, Bona Sforza, che finì i suoi giorni proprio a Bari, di cui era duchessa. Ci siamo chiesti perché questa tomba non venga pubblicizzata di più, considerando che Bona Sforza era molto amata dai polacchi e potrebbe attirare ulteriore turismo. Comunque, giriamo per le navate e poi scendiamo in quella che ci sembra essere una vera e propria sorpresa della basilica, la cripta dedicata a San Nicola, con le sue 26 colonne. San Nicola è uno dei santi più importanti della Chiesa ortodossa e per questo, se visiterete questi luoghi, udirete molti fedeli che parlano lingue slave. Uscendo, a meno di 200 metri, sorge la cattedrale di San Sabino, un'altra chiesa romanica, costruita tra il XII e il XIII secolo. Occhio che per visitare la cattedrale occorre pagare il biglietto di 7 €, che include però anche la cripta e l'area archeologica. Appena entrati, sulla destra è possibile visitare il battistero. Gli interni hanno 3 navate e anche qui, come dicevamo, c'è la cripta. Scendiamo. Vediamo che è in stile barocco, ben diversa dall'austera cattedrale. Alla stessa profondità della cripta è possibile vedere l'area archeologica. Qui il pezzo forte è il mosaico di Timoteo, esempio di arte paleocristiana che risale al VI secolo. Altri sono i reperti di arte romana, paleocristiana e bizantina. Girando per le vie di Bari è possibile ammirare le gustose bancarelle, come questa qui ad esempio, che vende prodotti tipici della città, in particolare i famosi taralli. Acquistiamone un po'. Andando nei pressi del Castello Svevo c'è qui la via delle Orecchiette, che in realtà si chiama via Arcobasso. Qui è possibile guardare e acquistare le orecchiette, pasta tipica di questi luoghi. A Bari è difficile non notare e quindi non includere in una visita alla città il Castello Svevo. Il biglietto non è esattamente economico, costa 10 €, ma come sempre la prima domenica di ogni mese è gratis, quindi valutate se riuscite a farci un salto quel giorno. Gli interni sono un po' spogli, ma dobbiamo ammettere che dentro vi sono alcuni allestimenti interessanti. Quello secondo noi più interessante è dedicato alla regina Bona Sforza, figlia del duca di Milano Gian Galeazzo e di Isabella d'Aragona, che all'età di 25 anni sposò il re polacco Sigismondo I, all'epoca cinquantenne, diventando regina di Polonia. La sua storia merita di essere raccontata, ma noi vi invitiamo a scoprirla all'interno di questo castello o all'interno del castello di Cracovia, altrimenti ci dilungheremo troppo e il video diventerebbe noioso. Quindi usciamo e arriviamo nel cortile interno, da cui si accede alla Gipsoteca, cioè la sala dei gessi molto suggestiva. Camminiamo e ammiriamo. Essendo venuti qui a gennaio si è fatta ormai sera. Mentre torniamo verso l'auto passiamo davanti al notevole teatro Piccinni, che qui vediamo da fuori, in stile metà Ottocento. Lasciamo in descrizione la mappa con il percorso che abbiamo seguito a Bari e speriamo che questo video vi sia utile se sceglierete di visitare questa città in un solo giorno, come abbiamo fatto noi. Fateci sapere nei commenti cosa abbiamo dimenticato di vedere a Bari, iscrivetevi per ulteriori contenuti sui viaggi e, se passate in zona, non dimenticate di fare tappa anche in questi posti di cui vi lasciamo il link in sovraimpressione. A presto!